Nuove sibille spingono per diventare le protagoniste del nostro oroscopo settimanale. Andiamo insieme a conoscere questo mazzo Lenormand dedicato alle erbe e alle piante. Benvenuti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 36 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore o iscrivervi al canale cliccando sul logo se avrete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura e cominciamo la puntata. Seguitemi! Benvenuti, iniziamo adesso con l'analisi fisica del nostro mazzo partendo proprio dalla scatola, che è abbastanza rigida, quindi molto resistente. La particolarità rispetto ad altre scatole, come potete notare, è opacizzata, quindi non è lucida e al tatto sembra essere anche un po' rugosa, sicuramente molto affascinante. Come potete vedere anche abbiamo ovviamente il titolo, abbiamo anche il titolo ripetuto per tutti i lati, dietro ovviamente troviamo le indicazioni principali nelle varie lingue e poi si possono vedere già un'anticipazione della grafica delle carte stesse. Parliamo di questo mazzo ovviamente creato da Valeria Casale, la parte grafica, la parte artistica, invece la parte scritta, i testi sono stati fatti da Floriana Nativo. Questo mazzo è edito dallo Scarabeo. Possiamo aprire comodamente la nostra scatolina perché ci sono questi piccoli tagli, questi archetti che permettono molto facilmente di aprire la nostra scatola. C'è il nastrino che anche permette di sollevare quello che troviamo all'interno e appunto all'interno troviamo sia il nostro bel libretto e anche le 36 carte. Partendo proprio dal libretto, ovviamente sì, consiglio comunque di iniziare a studiare, soprattutto se state studiando, state incominciando adesso. C'è un'infarinatura, come vedremo. Adesso fisicamente il libretto troverete le varie lingue, in questo caso c'è inglese, italiano, spagnolo e portoghese. La parte in inglese è sempre più ampia, più esaustiva rispetto a quella delle altre lingue, quindi anche purtroppo l'italiano, e dove troviamo appunto l'italiano stesso c'è una brevissima introduzione su questo mazzo, poi troviamo le singole carte e come vi dicevo i significati sono abbastanza purtroppo striminziti, giusto per un inizio, e poi ovviamente si deve integrare con uno studio più approfondito. Quindi troviamo, ecco, l'analisi e in fondo troviamo delle indicazioni di lettura soprattutto per il Grand Tableau, che è quello più importante tra tutte le varie stesure proprio delle Lenormand. Questo è stato fatto proprio dato alle stampe nel novembre 2022, quindi questo è il nostro libretto. Fisicamente le carte, così avete un'idea indicativa sulla grandezza stessa. Io ho le mani piccoline, però il mazzo sembra grande, ma essendo solo 36 carte sarà anche facile mescolare. Fisicamente ogni carta è abbastanza rigida, lucida, l'aspetto lucido,
E poi vi dicevo proprio della grandezza, abbiamo 8,8 cm per 12,5 e lo spessore totale è di 1,3. Come potete vedere, adesso poi andremo a vedere meglio ogni singola carta. Vedete che è borderless, cioè senza bordi. La grafica prende tutta la grandezza proprio di tutta la carta stessa. Poi una caratteristica è effettivamente che c'è il numerino sopra ogni carta e non c'è indicato il nome della carta stessa. Adesso non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere tutte le carte. Iniziamo la conoscenza delle nostre 36 sibille partendo dalle prime 12. Abbiamo il cavaliere, il quadrifoglio, il battello, la casa, l'albero, la nuvola, il serpente, la bara, il bouquet, la falce, la scopa e la frusta e gli uccelli. A livello grafico a me piace molto questo stile semi-realistico, i colori sono molto accesi, il fatto che ovviamente non ci sia il bordo in ogni singola carta, diciamo, rende il tutto molto più coinvolgente. Dicevo che effettivamente non essendoci la scritta, il nome della carta, secondo me non ha nessuna importanza, si può imparare facilmente. Un'altra cosa che non vi avevo detto in realtà è il retro, e adesso ve lo mostro, dove appunto troviamo i classici colori della natura, il marrone che richiama proprio gli alberi, la terra, le foglie. C'è questo giglio al centro che ovviamente fa riconoscere il fatto che la carta sia al dritto anziché al rovescio. Adesso andiamo avanti a vedere le altre 12. Eccoci di fronte al secondo ciclo delle nostre Lenormand. Troviamo al 13 la bambina, la volpe, l'orso, le stelle, la cicogna, questo bellissimo cagnolino, la torre, il giardino, abbiamo la montagna, il sentiero, i topi e il cuore. Ovviamente, siccome i soggetti principali delle Lenormand sono state adattate proprio per integrare al meglio anche la simbologia delle varie piante e erbe, direi che la maggior parte delle volte funziona abbastanza bene. Magari abbiamo visto prima una pianta che io non avevo mai sentito e quindi ho conosciuto proprio grazie a loro. Nel cavaliere, per esempio, c'è il ligustro, che è un arbusto e che a livello simbolico è la pianta della giovinezza, della protezione e soprattutto della spontaneità che ci sta proprio con il cavaliere stesso. Al 5 abbiamo l'albero, la quercia meravigliosa che indica la forza, la sicurezza, la solidità. Qui davanti troviamo l'amaranto. Ecco, riguardo all'amaranto è un po' discordante il significato con quello della volpe stessa, però lo va a smorzare un attimino, perché comunque parla di protezione, di immortalità, di un qualcosa che probabilmente potrebbe proteggere noi effettivamente dall'azione truffaldina o dall'astuzia di qualcuno che potrebbe appunto avere nei nostri confronti. Poi ci sono tante altre indicazioni, per esempio qui sul sentiero effettivamente cade tantissimo l'attenzione proprio anche sullo scoiattolino presente e il sentiero giusto si intravede un pochetto. Comunque, bene o male, i significati che si possono conoscere delle Lenormand, secondo me è proprio perfetto integrarli con i significati delle piante, dei fiori, delle erbe che si trovano presenti in tutte le carte. Adesso andiamo a vedere le ultime 12. Andiamo a concludere la conoscenza di questo bellissimo mazzo. Abbiamo qui l'anello, il diario,
la lettera, il gentiluomo, la dama, il giglio, il sole, la luna, molto affascinante, questo proprio il riflesso della luna nello stagno, nel fiume, con queste ninfee, la chiave con la sua glicine intorno, anche questa molto bella, i pesci, l'ancora e infine abbiamo la croce. Allora, ovviamente per concludere questa puntata, ovviamente avete già capito che questo è un mazzo super consigliato proprio per tutti, magari per i principianti sarà bello scoprire sia i significati proprio quelli tradizionali, quelli classici, per incominciare a studiare, prendere un vostro quadernino, scrivere, annotare qualsiasi cosa trovate proprio nella singola carta e poi ovviamente siccome vi avevo già detto che nel libretto ci sono proprio i significati in modo abbastanza striminzito, quindi bisogna volgere la propria attenzione su altri libri, su altri luoghi dove trovare appunto le informazioni. E poi un'altra cosa bella è che si possono trovare tante altre interpretazioni in base al vostro sentire, ai colori, ai fiori stessi, quindi direi che secondo me è molto stimolante, quindi per chi vuole andare oltre i significati della tradizione, quindi vuole scoprire un mondo anche diciamo diverso, direi appunto che è super consigliato. Un'altra cosa non vi ho detto precedentemente è che siccome appunto troviamo tutta la simbologia legata al mondo vegetale, troviamo anche delle figure un po' particolari. Sono gli Ent, che sono dei giganti spiriti vegetali e li troviamo. Per esempio, ve li faccio vedere subito, tanto sono solo 3 carte in realtà. Abbiamo nell'albero questo uomo umanoide quercia, poi abbiamo la nuvola e infine ci dovrebbe essere, adesso ve la mostro, lo trovo il giardino, eccolo qui. Quindi sono, come vi dicevo, spiriti vegetali che hanno sembianze umanoidi e sono i custodi della natura, quindi si mischia il fantastico, il realistico, di tutto di più, quindi per questo sono molto entusiasta, vi voglio coinvolgere in questo splendido mazzo e se volete potete fermare il video, ma ovviamente vi ricordo che c'è lo slideshow per osservarli una per una. Vi ringrazio per avermi seguita, alla prossima puntata, ciao!